Ehi là Tribers, benvenuti in un nuovo video sul canale di Triber, ma soprattutto benvenuti a un nuovo video della rubrica UX a Tribers Life. Oggi voglio tenere questa mini introduzione che vi faccio corta perché è un episodio abbastanza denso. Infatti andremo a vedere come uno dei nostri Triber Leader andrebbe proprio a svolgere uno use case di una campagna UX. Il Triber Leader che c'è qui con noi oggi per farci vedere come funziona e per effettivamente darci anche dei consigli è Andrea. Lo avete già incontrato, ma come autore di uno dei siti web che avevamo già visto in questo video qua, dove vedevamo la tipologia Thinking Aloud. In ogni caso direi passiamo subito la parola a Andrea e vediamo un po' cosa da dirci. Ciao Triber, sono Andrea, sono un Triber Leader. In questo video di Tribers Life vi voglio spiegare come realizzare una buona campagna di user experience. Per prima cosa, ricordatevi sempre di leggere attentamente il manuale di test. Contiene infatti tutte le informazioni di cui avete bisogno per completare la campagna in maniera corretta e realmente efficiente ed efficace per il cliente. Ricordatevi che l'obiettivo di una campagna di user experience è valutare le vostre prime impressioni su un sito o su un'applicazione. Pertanto ricordatevi di non visitare il sito prima di registrare lo use case. In caso contrario, la campagna non vi verrebbe pagata. Se avete già visitato il sito per vari motivi non necessariamente legati a Triber, dovete informare tempestivamente il TL in maniera da agire nella maniera più opportuna. I video che realizzate per una campagna di user experience non vengono visualizzati solo dal TL, ma verranno visualizzati anche dal cliente finale. Non essendo possibile ripetere i video una seconda volta, qualora nel primo tentativo il vostro linguaggio dovesse risultare volgare, non ci sarà una seconda possibilità, siate professionali fin da subito, altrimenti la campagna non vi verrà pagata e non ci sarà possibilità di recupero. Ricordate infine che l'obiettivo di una campagna di user experience è anche quello di valutare le vostre prime impressioni all'apertura del sito, stare zitti 2-3 secondi per elaborare il contenuto, per vedere dove sono disposti i testi, quali sono i colori, non è un grosso problema. L'importante è non stare zitti un minuto a pensare a cosa dire. Iniziate a parlare subito raccontando le vostre prime impressioni, anche cose che magari possono sembrare banali, per esempio questo colore mi piace, questo colore mi trasmette sicurezza. Questi commenti qua, anche i feedback negativi, sono molto importanti per il cliente. Adesso vediamo, sito alla mano, come si realizza veramente una campagna di user experience. Apriamo quindi il sito di Maxisport ricordandoci prima di presentarci sempre. Ok, innanzitutto grazie ad Andrea, ma direi proseguiamo con il video e quindi andiamo subito a computer a vedere il sito di Maxisport e come potrebbe essere svolta una campagna UX su tale sito. Ok, bene Triber, come vedete siamo appena atterrati sulla pagina di Maxisport. Come potete vedere qua in alto ci sono alcune estensioni ad block che limitano in qualche modo il contenuto della pagina, quindi ricordatevi sempre di disattivarle prima di iniziare la campagna. Allora, per prima cosa noto subito, appena aperto il sito, che si presenta con un home page abbastanza minimale e di facile intuizione. È vero che ci sono subito varie categorie di prodotti che vengono venduti da Maxisport, quindi questa cosa qui mi permette di essere indirizzato subito a quello che mi interessa. Noto che ci sono anche 3 categorie dedicate a montagne, sci e snowboard. Penso che queste categorie vengano aggiornate in base alla stagione e questa cosa qui la trovo molto utile per l'utente perché trova subito nell'home page immediatamente le ricerche più effettuate in quel periodo. C'è in alto un menu, forse mi aspettavo che i vari sottomenu fossero visibili già con il semplice mouse over, come avviene su molti siti, senza dover cliccare sulla freccetta in basso per vedere la sottocategoria. Dopo aver aperto il menu, noto che sulla parte inferiore dello schermo c'è il cookie pop-up. Sarebbe ancora più comodo e mi sarei aspettato di trovare il pulsante rifiuta tutti in evidenza senza dover cliccare su preferenze o le mie scelte. Scorro l'home page e noto che ci sono subito dei prodotti che vengono messi in evidenza con lo sconto. Trovo questa cosa qui veramente molto intuitiva e molto facile da essere notata per il cliente perché viene messo subito in risalto, quindi questa cosa qui mi piace veramente tanto. Cosa che devo dire apprezzo di questo sito, non è venuto fuori il pop-up invadente come avviene su molti siti, che compare a tutto schermo dopo 30 secondi, un minuto dal caricamento, che chiede di iscriversi alla newsletter. Quella è una cosa che a me dà molto fastidio e apprezzo molto non ci sia su questo sito. Proviamo a cercare delle scarpe da running, per esempio. Allora, noto che nella pagina che si apre c'è un sottomenu e noto che però queste sottocategorie hanno tutte l'iniziale minuscola. Questa cosa qui dà un po' fastidio all'occhio perché comunque molte altre voci, per esempio nel menu qua sopra o nei filtri qui sotto, hanno l'iniziale maiuscola o sono addirittura interamente in maiuscolo, quindi avrei messo perlomeno l'iniziale maiuscola anche nelle sottocategorie del running. Scorrendo la pagina noto che la descrizione di scarpe running in realtà è un po' piccola da leggere, io faccio un po' fatica, aumenterei un pochino il font, però comunque mi sembra una descrizione abbastanza completa e accattivante per il cliente, magari solo da aumentare un po' la dimensione del font. Poi continuando a scorrere è vero che c'è un filtro per ordinare i prodotti per prezzo, sconto, promozione eccetera. Visto che molti siti permettono di ordinare sia per prezzo crescente che per prezzo decrescente, mi sarei aspettato o entrambi i filtri o perlomeno
meno una dicitura che fosse più chiara, per esempio prezzo crescente, prezzo dal più basso al più alto, prezzo generico, non è ben chiaro all'utente finale se sia un ordinamento crescente o decrescente. Ok, allora qui c'è anche una freccia, cosa serve questa freccia? Ah ok, questa freccia qui serve a cambiare l'ordinamento da crescente a decrescente, quello che dicevo prima. Ecco, questa freccetta qua l'ho vista così di sfuggita, ho voluto provarla, però onestamente non mi era molto chiaro che fosse una freccia per ordinare in maniera crescente o decrescente. Continuando a scorrere la pagina noto che comunque ci sono veramente molti filtri, e questa cosa qui può essere utile per l'utente finale per affinare al massimo la sua ricerca in base alle sue necessità, quindi trovo veramente molto comoda tutta questa disponibilità di filtri. Il sito è organizzato su un'unica pagina per i risultati di ricerca, con il pulsante mostra altri prodotti. Forse sarebbe stato più comodo dividere i prodotti su più pagine in maniera tale da non avere una mega pagina lunghissima, soprattutto da dispositivo mobile, però comunque anche questo pulsante mostra altri prodotti non è molto fastidioso. Proviamo adesso per esempio ad aprire una qualsiasi scarpa e vediamo com'è la pagina del prodotto. Appena si apre la pagina del prodotto c'è scritto subito in primo piano la data in cui devo ordinarla per riceverlo entro l'Epifania. Questa cosa qui è molto comoda, l'ho vista anche su Amazon e su pochissimi altri siti, quindi è veramente molto comoda ed è una funzionalità che apprezzo, è difficile da trovare. Ci sono i pulsanti di condivisione social, forse il fatto che qui ci sia ancora Google Plus che è stato dismesso da diversi anni mi indica che il sito non è aggiornato da moltissimo tempo, quindi forse questa cosa qui trasmette un'immagine di scarso interesse. Poi anche noto che in realtà sull'icona di Twitter mi porta a Google Plus, sull'icona di Google Plus mi porta a Twitter, quindi di nuovo ritorna quel discorso lì di scarsa attenzione ai dettagli. Continuando a scorrere il sito, vedo che ci sono anche le video recensioni. Questa cosa qui del video sicuramente mi permette di approfondire meglio l'esperienza che ha avuto questo utente col prodotto che voglio acquistare. Noto che c'è anche un form di contatto, questo form però è un po' nascosto, diciamo, bisogna cliccare appunto sull'apposito pulsante per far comparire il pop-up. Mi sarei aspettato di trovare il form già subito espanso e bene in vista, perché comunque lo reputo una parte fondamentale del sito. Ok, beh, credo che questo esempio di una possibile esecuzione di uno use case su una campagna UX sul sito della Maxi Sport sia davvero istruttivo per chiunque. Andrea ha davvero avuto un'esecuzione impeccabile in questa campagna, se vogliamo, e anche se le sue idee e opinioni potrebbero non coincidere con le vostre, questo è proprio il punto della UX, ovvero sondare le varie opinioni dei possibili clienti di quel sito. Per questo ancora una volta è importante porre l'accento sia sulla genuinità della vostra espressione che sul fatto che siano proprio vostre opinioni. Ora ragazzi, so che siete abituati a io che concludo il video, ma per questa volta vi lascerò Andrea. Bene Triber, noi siamo giunti alla fine di questo nuovo video di Tribers Life. Spero vi sia stato utile per capire come realizzare una campagna di user experience e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video su YouTube.